Ben trovate e ben trovati da Ivan Fiorillo, una diretta importante, quella di oggi, perché scopriremo insieme cosa dice la scienza ufficialmente riguardo il 5G, un tema tra l'altro scelto da voi, e per questo vi ringrazio innanzitutto e continuo a chiedervi di segnalarmi tutte le notizie strane che vi capita di guardare o di leggere nelle fonti ufficiali, quindi sui giornali, sulle radio e sulle TV e sui siti internet accreditati naturalmente da loro stessi. Quindi il tema del 5G lo affronteremo. Prima però di entrare in merito a questo argomento e al mio articolo, alla mia inchiesta pubblicata mercoledì su Ferrara Italia, di cui trovate il link in descrizione, è bene secondo me fare due precisazioni, due premesse che ci permetteranno di comprendere meglio e di seguire in maniera più naturale, più semplice il ragionamento che faremo tra poco riguardo proprio il 5G. Bene, quali sono queste due premesse? Prima premessa, il concetto di dimostrazione scientifica, e la seconda premessa invece sarà il concetto di evidenza scientifica. Partiamo dal primo. Cosa si intende per dimostrazione scientifica? Vi ricordate? Ne avevamo già parlato nel mio seminario online nel quale presentavo il mio libro L'acqua è blu ma non a scuola, che trovate nella stessa playlist in cui si trova questo video, ovvero la playlist dedicata alle live, alle dirette. Cosa intendiamo? Diciamo innanzitutto che nei linguaggi di settore, come appunto il linguaggio scientifico, accade spesso che esistano dei termini che utilizziamo anche nella vita quotidiana, però con delle accezioni diverse. E per dimostrazione scientifica intendiamo un accertamento di un fatto che esiste, è un accertamento che non prevede delle discussioni in merito, perché appunto viene dimostrato, il fatto è evidente. Prendiamo per esempio il caso della sfericità della Terra, ovvero comprendere il fatto che la Terra ha una forma simile a una sfera, perché la sfera naturalmente è un'astrazione geometrica. Come è avvenuto tutto questo? Dobbiamo risalire fino alle primissime civiltà per come le conosciamo oggi. Una volta verificato empiricamente questo fatto, bene, si è giunti quindi a una dimostrazione in questo caso empirica della sfericità della Terra. Il fatto è che la Terra è sferica, è dimostrato, e a riguardo non c'è più nessuna discussione. Ci potranno essere solamente ulteriori studi, ulteriori ricerche, ipotesi che potranno aiutarci a comprendere meglio questo fenomeno, le concause, i coeffetti, ma il fatto in sé, cioè che la Terra abbia una forma quasi sferica, appunto, è dimostrato e non è più in discussione. Proprio attraverso la dimostrazione scientifica è possibile quindi giungere alle evidenze scientifiche. In alcuni casi invece le evidenze non c'è bisogno che vengano dimostrate, perché si tratta di appunto evidenze che è possibile verificare, è possibile che siano verificate da tutti in qualsiasi momento. Per esempio il fatto che i cani esistono, non c'è bisogno di dimostrarlo, è un'evidenza appunto disponibile a tutti e in qualsiasi momento. In altri casi però è necessario dimostrare queste evidenze. Con evidenza scientifica identifichiamo tutti quei fatti che sono appunto resi evidenti dalla quantità di studi presenti nella letteratura scientifica, presenti nella storia della scienza, e per qualità di questi studi. Sono appunto evidenze, cioè sono stati già dimostrati attraverso il processo della dimostrazione, quindi si è giunti a un'evidenza scientifica che non è più in discussione, come appunto il fatto che la Terra sia sferica. Attualmente ovviamente è considerata come un'evidenza scientifica. Non è più necessario dimostrare questo, ma saranno semmai necessari vari studi per comprendere meglio questo fenomeno che abbiamo già accertato. Ritengo però che sia importante anche fare un'altra premessa: la distinzione tra dati e interpretazione. Non esistono i dati nudi e crudi, perché già la scelta di alcuni dati rispetto ad altri dati, la considerazione di alcuni dati che si ritengono più importanti rispetto ad altri dati, la conformazione che diamo a questi dati e che consegniamo poi a qualcuno è già di per sé una interpretazione, è già di per sé una cornice all'interno della quale inseriamo questi dati e che poi forniamo a qualcun altro, a un destinatario. Quello che faccio io infatti nelle mie indagini, nei miei articoli, è quello di fornire dati ufficiali che non possono non essere considerati, e oltre a questi dati ve ne possono essere altri. La discussione infatti riguarda sia l'argomento in sé,
e quindi cosa vogliono dirci i dati che io presento, che sono appunto ufficiali, quindi non in discussione, e cosa invece questi dati e questa cornice può implicare a livello sociale e politico nella vita di ciascuno di noi. E veniamo quindi al caso specifico di questa settimana. Intanto vi ringrazio perché l'articolo ha avuto veramente tantissime visualizzazioni, molte testimonianze di affetto da parte di tutti voi, soprattutto da parte di persone che non conosco, in privato, in pubblico, su più piattaforme. Grazie per questo. Il 5G, voi sapete che qualche settimana fa è accaduto che un sindaco italiano, ormai sono più di 500 i comuni dove questo è avvenuto, un sindaco ha emanato un'ordinanza sindacale dove diceva temporaneamente stop al 5G. La discussione quindi su cosa verte? Intanto vediamo che io nell'articolo presento quali sono i dati al momento della letteratura scientifica, appunto i dati ufficiali, quelli della scienza accademica riguardo questo tema. Quello che invece fa il Corriere è dare una serie di inesattezze, di stupidaggini, chiamiamole vere e proprie balle, delle balle scientifiche al pubblico, ovvero delle affermazioni che non trovano alcun riscontro nella letteratura scientifica. Naturalmente lo fanno per un motivo molto preciso. Ricordiamo naturalmente che il Corriere della Sera è un giornale privato, il giornale di Urbano Cairo, è addirittura il giornale più letto in Italia, quindi la cosa è ancora più grave. Bene, qual è la situazione nella letteratura scientifica appunto? Prima del 5G vediamo dell'incremento del fondo elettromagnetico naturale rispetto appunto a quello naturale, un incremento artificiale. E tutto questo è avvenuto sin dall'Ottocento attraverso le radio fino ad arrivare ai più moderni cellulari. È già appunto un'evidenza scientifica in letteratura il fatto che l'incremento di questo fondo, pensate che stiamo parlando di miliardi di volte attualmente, col 5G sarà di miliardi di volte. Questo incremento produce dei danni biologici. Questo non è più un dato in discussione, una ipotesi, una fantasia, ma appunto già verificato, quindi un'evidenza scientifica per quantità e qualità di studi. Questo non è più in discussione. È ovvio, si può anche far, come dire, anche molto semplice poter credere tutto questo. Come possiamo immaginare, infatti, che questo incremento di miliardi di volte non produca nessun effetto a livello biologico? Gli effetti biologici ci sono e sono già verificati. Vediamo invece il 5G, diciamo prima due parole su cos'è il 5G. Non è l'aggiornamento del 4G, come la parola stessa potrebbe farci immaginare, ma è una nuova tecnologia funzionale a un progetto, il progetto dell'Internet delle cose. Cosa prevede questo progetto? Prevede l'irraggiamento massivo attraverso onde elettromagnetiche, onde non, radiazioni non ionizzanti, sulla quasi totalità del globo terrestre senza interruzioni di tempo, cioè 24 ore su 24, sia dall'alto, grazie ai satelliti, sia dal basso, grazie alle varie antenne messe a una certa distanza l'una dall'altra su tutto il pianeta Terra, dove sarà possibile naturalmente. Questo è il progetto dell'Internet delle cose, il 5G è funzionale al raggiungimento di questo obiettivo e vediamo cosa dice già oggi la letteratura scientifica riguardo appunto il 5G. Sfatiamo un mito, non è vero che non esistono studi riguardo appunto l'impatto biologico del 5G. Quello che ancora non esiste, e direi forse quasi per fortuna, sono gli studi epidemiologici su questa tecnologia, perché naturalmente le cave saremmo proprio noi, esseri umani. L'impatto biologico del 5G è già un'evidenza scientifica anch'essa, ovvero le radiazioni del 5G producono degli effetti negativi sulla biologia. Attenzione, non stiamo parlando solamente dell'essere umano, stiamo parlando della biologia in generale, di tutto l'ecosistema. Pensate che addirittura se andasse in porto questo grande progetto dell'Internet delle cose su tutto il pianeta, potremmo addirittura dire addio alla vita, alla biologia per come la conosciamo oggi, quindi una scelta veramente importante. Bene, quindi i danni biologici sono già dimostrati e voi trovate tutta la bibliografia di quello che vi sto dicendo nel mio articolo pubblicato sul blog, perché come sapete sul blog trovate in anteprima le inchieste nella versione completa con tanto di bibliografia di riferimento. Quindi non è in discussione il fatto che tutto ciò abbia dei danni biologici. Poi appunto escono in continuazione nuovi studi riguardo quali sono questi danni, quanto importanti sono, chi è più soggetto a questi danni. Pensiamo ai bambini, pensiamo ai danni epigenetici nei riguardi proprio dei feti, quindi qualcosa di davvero impressionante. Ma non è in discussione appunto il fatto che tutto ciò avvenga, ovvero che la biologia risenta di questa nuova tecnologia, il 5G, diciamo nuova, ma già in molti luoghi, anche in Italia, è in essere. Quindi stiamo parlando
addirittura di presente e non di futuro chissà quando. Detto questo, dobbiamo anche dire altre cose. Infatti, sono state realizzate anche delle meta-analisi. Cosa sono le meta-analisi? Sono delle ricerche che cercano di mettere ordine nella letteratura precedente, analizzando tutti gli studi che sono usciti riguardo un preciso argomento. E vediamo proprio l'argomento 5G e in generale l'incremento del fondo elettromagnetico naturale. Queste meta-analisi, naturalmente, cosa hanno dimostrato? Esistono sì degli studi che cercano di dire che questi effetti o sono molto blandi o addirittura non esistono, ma c'è da dire che se esce un articolo del genere non cancella la letteratura precedente. Abbiamo già detto infatti che è un'evidenza scientifica, quindi al momento non può essere cancellata. E qual è la situazione quindi? Che da un lato abbiamo le ricerche senza conflitti di interessi, perché voi sapete che alla fine di ogni articolo scientifico sono dichiarati, si spera quasi sempre, i conflitti di interessi degli autori di quell'articolo. Quelli che non presentano questi conflitti, quelli che sono pubblicati sulla letteratura ufficiale, sulle riviste scientifiche internazionali, con la revisione tra pari, non presentano degli errori nella metodologia usata e i risultati ai quali si giunge sono di significato scientifico, quindi sono affidabili. Dall'altro lato, infatti, invece, abbiamo altri studi. Questi studi invece sì, sono con conflitti di interessi perché finanziati direttamente dalle compagnie telefoniche che sono portatrici di interesse naturalmente in tutto questo e guarda caso proprio questi studi contengono invece degli errori dal punto di vista metodologico che non fanno sì che i risultati che raggiungono possano avere un significato scientifico. Quindi semmai la posizione della scienza è, come dire, controversa per dei motivi particolari, come abbiamo visto, i conflitti di interessi a riguardo. E certamente l'evidenza scientifica non viene cancellata da altri studi, non è in discussione il se, è in discussione semmai il come. Quindi gli scienziati sono chiari a riguardo, il Corriere della Sera invece no. Pensate che addirittura il Corriere cerca di unire questa ordinanza sindacale che è molto precisa, sia dal punto di vista scientifico per i riferimenti che dà, leggibile pubblicamente, sia per quanto riguarda la questione giuridica a riguardo, cerca di unire questa ordinanza sindacale con l'ipotesi paventata da alcuni sui social in questi mesi che addirittura la Covid-19, cioè la malattia provocata dal SARS-CoV-2, attenzione, provocata dall'interazione tra questo virus con il nostro organismo e non da un mostro che porta malattie in giro, che questa malattia sia provocata addirittura dal 5G. Ciò naturalmente non è vero, ciò non ha nulla a che fare con l'ordinanza sindacale del sindaco in questione, il sindaco di Reggio Calabria, però attenzione, nella letteratura anch'essa è un'evidenza scientifica il fatto che questo inquinamento elettromagnetico, cioè l'incremento del fondo naturale di miliardi di volte attuale, provoca dei danni biologici, ovvero, l'abbiamo già detto, provoca una riduzione delle difese immunitarie nell'organismo, quindi ha degli effetti, almeno in alcune persone, appunto sul sistema immunitario. Quindi non provoca certamente la malattia, però può contribuire a una diminuzione della capacità dell'organismo di difendersi da eventuali agenti che possono rivelarsi in delle particolari occasioni agenti patogeni. Attenzione però, oltre alla questione scientifica che abbiamo quindi chiarito, evidenza scientifica, l'impatto biologico, oltre a questa questione c'è anche una questione giuridica. Sì, perché siamo nell'Unione Europea e è in vigore ancora oggi il principio di precauzione per le nuove tecnologie. Questo vuol dire che tutti coloro che propongono delle nuove tecnologie, in questo caso le compagnie telefoniche, le telecom, sono obbligate a fornire degli studi che evidenziano il fatto che queste tecnologie non hanno effetti negativi sulla salute degli esseri umani. È una situazione di fatto illegale quella in cui ci troviamo oggi, soprattutto nelle ultime settimane, se avete seguito cosa è successo proprio in Italia. Illegale perché? Perché appunto queste compagnie, pur non avendo dimostrato il fatto che non ci sono effetti biologici, e semmai è stato dimostrato il contrario, è già un'evidenza, quindi non potrebbero comunque, pur non avendolo dimostrato, continuano ad avere a piè sospinto a installare queste antenne e quindi a portare avanti questa tecnologia, questo progetto. È una situazione illegale.
come dire, quando conviene, allora l'Unione Europea va bene, bisogna seguire le sue regole, quando invece non conviene, allora non va bene, non bisogna seguire le sue regole. Quindi aggiungiamo anche la questione giuridica a tutto questo. Quali sono quindi i termini della discussione? Non sono sul possibile impatto biologico, no, appunto è già stato dimostrato, semmai sono magari sui conflitti di interessi, sono sulle implicazioni che tutto questo può portare alla cittadinanza. E probabilmente il fatto più importante dei nostri giorni, appunto perché abbiamo detto che se viene portato avanti può portare alla fine della vita, dell'ecosistema per come lo conosciamo oggi. Quindi una questione veramente urgentissima e che riguarda ciascuno di noi. È appunto un tema che mi avete suggerito voi stessi e di questo io vi ringrazio. E in più, ecco, salutiamo chi ha commentato, ciao a tutti. E in più quindi io vi do appuntamento a mercoledì perché uscirà la prossima inchiesta dello Scettico, che è un servizio pubblico. Contattatemi tramite email che trovate nella sezione delle informazioni del mio canale, segnalatemi le vostre notizie e poi ci vediamo domenica prossima invece con la prossima diretta dove discuteremo dell'inchiesta uscita mercoledì. Quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo. A presto da Ivan Fiorillo.